Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Patrick e in questo video vi spiegherò due strategie per battere il Radan senza evocazioni, per i più coraggiosi anche senza prendere colpi, senza usare scudo, senza cisarlo, fare robe strane. Due strategie che secondo me risultano stilose, ma allo stesso tempo sono efficaci, non sono troppo complesse, quindi la giusta via di mezzo. La prima strategia si baserà sui deflect, che è una novità introdotta col DLC, mentre per chi magari si sente meno sicuro nell'utilizzare i deflect, ce ne sarà anche un'altra più avanti che non li include. Quella dei Deflect appunto è una novità introdotta col DLC, voi ottenete praticamente la lacrima solida respingente dal primo golem della fornace che trovate appena dai sepolcri. Questa lacrima per il balsamo vi consente di deflettere gli attacchi nemici e di assorbire il 100% del danno fisico. Mentre danno elementale praticamente prendi quello che si definisce chip damage, cioè una porzione di danno che dipende se il deflect lo fai con l'arma dai valori di assorbimento che c'ha l'arma nella difesa e nella guardia. La cosa ottima del deflect è in particolare la possibilità di fare un contrattacco in difesa che sarà buffato praticamente perché sarà più rapido, molto più rapido del contrattacco in difesa normale e che allo stesso tempo farà più danni alla vitalità e farà più danni alla postura soprattutto, che è il grosso problema di Radan, perché appunto Radan prima del nerf in particolare aveva tanti problemi, ma uno che non hanno fissato e che è in realtà volutamente tale è che lui ha praticamente un recupero della postura velocissimo, veramente troppo veloce. Cioè, per farvi capire, lui è un boss con 120 di stance, come boss tipo Godfrey, Rellana, come Mesmer, come Radagon, ok, che sono tutti boss che comunque recuperano postura abbastanza lentamente. Ma lui invece recupera molto più rapidamente, quasi quanto boss che invece ad esempio hanno 80 di stance, tipo Malenia, tipo Morgoth, tipo Maliket. Eh, Vi faccio anche una breve spiegazione su come funziona la stance. Sostanzialmente più stance ha un nemico, più lentamente recupererà appunto la stessa. Ad esempio, Radan del gioco base è il nemico del gioco con più stance in assoluto a 200 e recupera molto lentamente. Mentre i nemici con poca stance, tipo Malenia che ne ha 80, recuperano molto più rapidamente. Radan del DLC è un'eccezione praticamente a questa regola, recupera veramente in modo molto rapido. Ed entrambe queste strategie, secondo me, sono dei counter efficaci a questo problema di questo boss. La prima strategia, come vi ho già accennato, è basata sul deflect. Io in particolare qui uso una zanna lunga, incisiva, quindi con scaling principalmente in destrezza, come potete vedere 80. Ehm, e la utilizzo con infusione incisiva in modo tale da poter utilizzare praticamente la lama della fiamma sanguinaria. Così io aumento il parametro del sanguinamento dell'arma e aggiungo anche danno da fuoco. Danno da fuoco che è appunto baffo nel balsamo portentoso o prodigioso, Dio non ricordo, ehm, con la lacrima del velo spezzato di fiamma che aumenta del 20% i danni da fuoco.
Ovviamente oltre a questa c'ho la lacrima solida respingente, che è quella che ti permette di fare il deflect. Come talismani potete vedere c'ho la scheggia di Alexander, il cameo di Rellana, spada rituale e talismano spada curva. Voglio fare particolare focus sul cameo di Rellana, che praticamente ci dà un buff del 45% alla weapon art, all'abilità dell'arma, che in questo caso ho praticamente scelto sfoderamento. Sfoderamento secondo me, ragazzi, è una delle ceneri più sottovalutate del gioco. Fa un botto di danno alla poise, cioè praticamente l'attacco pesante credo faccia lo stesso danno di un caricato della zanna lunga, praticamente di un R2 caricato. Ed è molto rapido e sono entrambe caratteristiche molto utili con questo boss. Cioè, con questo boss usare weapon art lente tendenzialmente è difficile, ci sono alcune finestre in cui si può fare, nelle altre è molto rischioso, mentre questa weapon art noi la possiamo inserire in tante finestre e tra l'altro in alcune possiamo inserirla praticamente tenendo la stance per un secondo e quindi attivando questo buff del cameo di Rellana. Quest'altro talismano è il talismano spada curva, che va a sinergizzare con i contrattacchi in difesa che utilizzeremo dopo il deflect. Tra l'altro quasi dimenticavo, il deflect potenzia appunto i contrattacchi in difesa dal 20 all'80% in base a quanti deflect esegui consecutivamente. Quindi c'è anche da considerare, puoi arrivare addirittura all'80% di buff, che è enorme, è tantissimo, veramente tantissimo. Bene, detto ciò, vediamo il primo combattimento. Beviamo il balsamo prima di entrare e ci baffiamo con la fiamma sanguinaria. Qui faccio praticamente il primo sfoderamento caricato con il cameo di Rellana e facciamo di danno 1462. Dopo questo attacco lui spesso fa il double slash, quindi aspettatevelo. Qui non ho aspettato il secondo e infatti se vedete faccio meno danno, faccio 1800 anziché 1462. D'ora in poi, per semplificare, chiamerò lo sfoderamento fatto con un secondo di attesa sfoderamento caricato, e quello invece fatto immediatamente sfoderamento non caricato, ok? Così semplifichiamo, altrimenti devo ripetere tutto il tempo del secondo. Ok, quindi continuiamo. Questo è un momento importantissimo. Praticamente questa è una delle sue combo più frequenti, che fa dopo questo fendente qui, che spesso è preceduto da quel pestone, ma a volte lo può fare anche senza fare il pestone prima. Quindi dopo questo fendente, lui sostanzialmente può fare due combo, una che è lunga e una che invece poi è praticamente di altri due colpi e si interrompe. In questo caso lui ora fa quella lunga, io mi avvicino e faccio deflect, deflect, contrattacco. Voi potete vedere il timing sia dei deflect che del contrattacco qui, ovviamente, quindi in caso mandate indietro il video e date di nuovo un'occhiata più accuratamente. Schivo a sinistra, mi sposto un po' e faccio sfoderamento caricato, 1462 di danno, ripost. Ora, dopo il ripost, sfoderamento, io vi consiglio di farlo non caricato, però in questo caso io, guardando la sua barra della vita, sapevo che facendoglielo caricato sarebbe andato direttamente in seconda fase, quindi lo faccio. E andiamo in seconda fase. Ora io qui mi allontano, questo serve a triggerare sostanzialmente l'incantesimo di Michela. E voi potete sfruttare questa finestra come ho fatto ora per buffarvi. Questo attacco, fate attenzione, è molto facile rollarlo in anticipo, in realtà lui lo carica un bel po' e spesso come follow up fa la presa. Se non fa la presa, spesso può fare il double slash. Però secondo me il double slash lo fa più frequentemente se gli sei più vicino.
Tra l'altro quasi dimenticavo, dopo la presa, sfoderamento fatelo non caricato, quindi non aspettate il secondo, perché vedete, lui riparte subito. Ora, prima vi ho detto una cosa importante che però non ho sottolineato. In seconda fase, quando lui va per questa combo, ma anche per l'altra combo che può fare, voi dovete avvicinarvi. Io già lo faccio anche in prima fase perché mi aiuta ad abituarmici. Perché? Perché il deflect in seconda fase è safe solo se gli sei molto attaccato. Perché se gli sei molto attaccato, sostanzialmente i raggi di luce vi mancano, non vi prendono. E quindi potete fare i deflect in modo sicuro, altrimenti verrete colpiti dai follow up di luce. Vedete, mi avvicino, deflect, deflect, contrattacco, schivo, schivo, weapon art caricata, sfoderamento caricato. Ora fa l'attacco dei cloni, il primo, dei vari che vedremo. Come avete notato, lui corre all'indietro spesso prima di fare questo attacco. Guardate, corre all'indietro e sale in aria. E i cloni sono 3. E il quarto colpo è lui che è a terra e dovete schivarlo. Per i primi 3 potete semplicemente correre di lato e vi mancheranno. Dopodiché spesso va con questo follow up, può anche fare un'altra combo che vedremo dopo. Mi avvicino, deflect, deflect, contrattacco. I raggi di luce sono dietro di me, non mi prendono, faccio ripost. Ora va per la meteora. Intanto questa prima animazione qua non ha hitbox, quindi potete continuare a colpirlo, non vi farà nulla. Dopodiché lui, per questo attacco della meteora, atterrerà sempre nello stesso punto da cui è partito, ok? Quindi la soluzione è più semplice, poi vi farò vedere anche un modo un po' più complesso, è quella di correre in una delle estremità, quella che almeno sia la più distante dal punto iniziale. Io vado solitamente verso uno degli angoli per intenderci. In questo caso vado verso l'angolo destro e se vi allontanate abbastanza, praticamente non vi prende l'attacco. Potete sfruttare questo attimo per buffarvi. Qui faccio weapon art, sfoderamento non caricato e ora lui va per questa combo che io chiamo la Pantif combo perché somiglia tanto a una combo di Sullivan che è un boss di Dark Souls 3. Allora, intanto la vediamo a velocità normale e ora in rallenti vi spiego un po' meglio. Voi dovete rollare, dovete memorizzarla questa combo, c'è poco da fare. Voi dovete rollare il primo fendente quanto più presto possibile, quanto più in anticipo possibile. In tal modo avrete abbastanza tempo per rollare anche il secondo. Guardate. 1, 2. Dopodiché il terzo e il quarto fendente li potete evitare entrambi con un solo roll e dovete cercare praticamente di rollare il terzo quanto più tardi possibile, quindi il contrario di prima. Guardate, li evito entrambi con un solo roll. Poi c'è il quinto che è quasi successivo e poi l'ultimo che ha un po' di delay. Sono i più semplici gli ultimi due direi. E qui muore. E abbiamo visto la prima strategia, però il fight è durato veramente poco, quindi ho deciso di farne anche un altro, in cui però ho abbassato un po' i danni, cioè non usando la lama della fiamma sanguinaria e non mettendo la spada rituale, il talismano spada rituale. Così fa vedere anche altre cose che non si sono viste. Ad esempio, quando lui fa, questa è la sua weapon art praticamente, è lo Starcaller Cry. Quando fa questo attacco, se siete vicini è meglio allontanarsi e quando si prende distanza può essere utile inserire questa spell, cioè lanciargli un serpente di fuoco
Non tanto per il danno che fa, quanto perché, soprattutto se siete nel mezzo del combattimento e ad esempio lui si allontana, potrete evitare che lui recuperi postura, perché ovviamente questo non l'ho specificato prima, ma più tempo state senza attaccarlo, più lui recupera postura. Ehm, quindi la postura, la poise, come la volete chiamare, la chiamate. Io la chiamo postura a volte perché vengo da Sekiro. Quindi il serpente di fuoco è un buon modo per evitare questa cosa, cioè che lui recuperi, richiede 16 in fede, ehm, ed è abbastanza rapida, la cosa più importante è molto rapida, serve una spell rapida, se non volete usare una spell potete lanciargli un coltellino, diciamo è lo stesso, però almeno con la spell è più figa da vedere, intanto è più stilosa e poi fa anche un po' di danno in più. Comunque, detto ciò, andiamo avanti con questa combo che non si era vista prima e vi voglio spiegare una cosa importante. In pratica, quando lui assume questa specifica posizione, voi potete rollare subito, cioè non dovete aspettare che faccia il fendente, ok? Cioè potete rollare anche con questo largo anticipo e questo vi permette di punirlo in questa finestra qua che ho appena punito e di rollare l'attacco immediatamente successivo in modo safe. Queste cose possono sembrare cazzate, ma in realtà sono molto utili, anche se sono piccolezze, aiutano appunto a tenere la postura sempre alta e a evitare che recuperi. Il fendente incrociato lo potete punire, prima della patch non si poteva, l'hanno fissato questo attacco. Vabbè, deflect, contrattacco, mi sposto a sinistra, weapon art. Tra l'altro qui, ora che non ho spada rituale, potete vedere il buff del cambio di Rellana, che prima non si vedeva. Che dopo un secondo il mio PG diventa rosso. Di nuovo, come vi ho detto prima, punite quell'attacco in anticipo, cioè rollate quell'attacco in anticipo. E qui abbiamo il primo stun. Ora lui va per l'attacco dei meteoriti che in prima fase... allora io qua mi sono allontanato, mi è venuto spontaneo fare come se fosse la seconda, infatti ve lo sto facendo rivedere. In realtà vi basta correre di lato e saltare poco prima che vi colpiscano. Torniamo al fight. Qua faccio uno sfoderamento caricato, non era safe farlo dopo quell'attacco, però sapevo che sarebbe andato in seconda fase, proprio come è successo nel primo fight. Allora, lui qui va per i meteoriti. Prima parte di questo attacco è estremamente importante. Quando lui praticamente estrae i meteoriti dal terreno, voi dovete rollare nella direzione opposta. Questa cosa è importantissima perché se voi non fate così, guardate, lui va verso destra e io rollo verso sinistra. Guardate. Questo è importantissimo perché in questo modo voi partirete da una posizione, da una distanza tale che vi permetterà di fare outspacing, cioè di prendere la giusta distanza dai cloni che spunteranno dopo i meteoriti. Quindi noi corriamo, saltiamo poco prima che ci colpiscano, 1, 2, 3, 4 e al quinto noi dobbiamo rollare a destra. Come avete visto, ora lo rivediamo in rallenti, i cloni non ci toccano perché siamo abbastanza lontani. Qua facciamo una weapon art caricata, puniamo il cross slash. Altra cosa importante in seconda fase, ragazzi, è dovete stargli sempre attaccati, non solo per il deflect, ma proprio in generale, dovete stargli attaccati. Più il range è close, più basse sono le probabilità che vi colpiscano tutti quei cazzo di raggi di luce che sono veramente fastidiosi, ma appunto tenendo questo range ravvicinato loro non vi beccano. Questo attacco non si era visto prima, è l'attacco di fiamma sanguinaria. Vi basta rollare il primo e in realtà se correte in diagonale sinistra evitate anche il secondo slash e la esplosione e potete punirlo da dietro. Se volete essere più safe rollate 2 o anche 3 volte come vi faccio vedere ora,
così o così. Tra l'altro questo è il Radan pre-nerf, perché come vedete poi parte subito con l'attacco, mentre ora questo è un opening, lo potete punire. Quando fa questo attacco qui, voi cercate di stare nella sua posizione di partenza, cioè state proprio dentro il suo corpo, lui diventa trasparente quando fa questo attacco. Quindi potete mettervi esattamente dove è lui e non vi prenderà. Qui mi sarei dovuto avvicinare prima di fare i serpenti di fuoco, ma vabbè. Pontiff combo, che è uguale a come abbiamo vista prima, ovviamente. Ecco, questa è una cosa che non si era vista nello scorso fight. Voi potete punire anche questa combo con i deflect. Io vi avevo detto che dopo questo fendente qua, lui può andare per due combo. Quella più lunga che abbiamo già visto e questa di qua che è più corta. Anche in questo caso vi avvicinate, deflect, deflect, contrattacco. È safe, lo potete fare. Io tra l'altro questo attacco lo punisco con l'R2 non caricato, perché fare la weapon art è un po' rischioso perché può avere delle reazioni molto rapide e back, tra cui il double slash appunto. Di nuovo deflect, deflect, contrattacco e abbiamo il secondo stagger. Dopo il ripost sfoderamento caricato non è safe, ma l'ho fatto perché era molto probabile andasse per la meteora. E ora per l'attacco della meteora, come vi ho già spiegato prima, vado nell'angolo più distante. Qui usciamo dalla hitbox dell'incantesimo, lui fa questo attacco e quindi praticamente ha deciso di morire autonomamente. E ora passiamo alla seconda strategia. Per chi non vuole usare una strategia basata sul deflect, vi spiego questa strategia basata sull'ascia lunga del Cavaliere della Morte. È un'arma nuova del DLC, molto figa secondo me, e anche molto forte. In particolare quest'arma sarà utile per la sua skill, per la sua weapon art, che è lampo fugace si chiama, che in particolare però per quest'ascia ha un follow up che è un attacco pesante che proprio come nel caso di sfoderamento fa molti danni alla postura e quindi è buono per contrastare il recupero veloce di Radan. Qui usiamo il sigillo di breccia perché usiamo come unica spell la lancia folgorante che verrà appunto buffata del 20% dal sigillo di breccia. Qualcuno potrebbe dirmi perché non usi la lancia folgorante del Cavaliere della Morte, cioè la versione più forte del DLC. Semplicemente perché questa è più rapida da castare, quindi è più safe in molte finestre in cui si può usare. Come talismani scheggia di Alexander, talismano della tartaruga del DLC, quindi a due teste, che dà un incremento maggiore del recupero della stamina, ve lo consiglio perché questa strategia consuma tantissima stamina. Spada rituale e scorpione del fulmine, che sostanzialmente aumenta i danni da fulmine, ma al costo di un malus ai danni. Quindi un talismano del genere ve lo consiglio più se voi state guardando questo video per farlo no hit, piuttosto che per semplicemente batterlo senza evocazioni, perché potrebbe chiaramente rendervi la vita più complicata aumentando i danni ricevuti. Tra l'altro, a tal proposito voglio anche dire, cioè io qui uso questa build con 10 in vitalità, ma anche questo dipende dal vostro obiettivo, cioè se il vostro obiettivo è batterlo ma non no damage, beh, chiaramente avere 10 in vitalità vi renderà la vita molto difficile, vi consiglio di averla almeno a 40. Io qui ho 70 in forza perché nel balsamo ho praticamente la lacrima che aumenta di 10 punti la statistica per 3 minuti, quindi vado a 80 che è il soft cap in forza.
e ho 60 in stamina perché come vi dicevo questa strategia consuma tantissima stamina, quindi non che non si possa fare con meno stamina, ma vi consiglio di averla alta, a 60 va benissimo perché è il soft cap, perché appunto così potrete essere il più aggressivi possibile e quindi è meglio sostanzialmente. Come altra lacrima nel balsamo c'ho la lacrima spezzata del velo di fulmine che aumenta del 20% i danni da fulmine. E vediamo ora il combattimento. Allora, intanto l'artiglio leonino si può sempre punire, come vedete, anche se lo fa doppio, perché non lo fa sempre doppio. Qui fa l'attacco dei meteoriti, come vi ho detto prima, correte di lato, saltate. E da lontano puniamo in modo safe con lancia folgorante. Artiglio leonino lo puniamo. Questa combo qua, come vi ho spiegato prima, anche in questo caso voi dovete sempre rollare in anticipo quando assume quella posa specifica. Ora lo rivediamo. Parte sempre con questo fendente qua. Assume questa posa, noi possiamo rollare subito, vedete? Ho rollato subito, lo punisco e ho il tempo di rollare l'altro attacco. Poi vabbè, fai il double slash, infame, anche se non più come prima, per fortuna. E qui potete punire con lancia folgorante in modo tale da tenere anche la distanza ed evitare la hitbox dell'esplosione. Puniamo artiglio leonino. Puniamo il cross slash. Combo lunga, schiviamo in anticipo, puniamo, schiviamo. Ora va per quest'altra combo lunga e ora qui vi faccio vedere un'altra cosa importante che è simile a una che abbiamo già visto. Quando fa questa combo, dopo questo roll qua, se voi rollate questi altri due fendenti sempre in anticipo, quanto più possibile in anticipo, potrete punire l'apertura immediatamente successiva, cioè questa. Vedete? E avrete il tempo di rollare in modo safe e fare anche la weapon art per punirlo alla fine. Come vedete se n'è andato un bel po' di stamina, per questo vi dico che averne 60 è meglio, perché potrete ottimizzare quanto più possibile le vostre punish. E qui abbiamo già il primo stun. Ripost e andiamo in seconda fase. Usciamo dall'incantesimo, dalla hitbox dell'incantesimo, lo puniamo a distanza con lancia folgorante. Possiamo punire anche questo attacco qua, però voglio farvi notare una cosa, va fatto con un certo anticipo, più anticipo di quello che ti aspetteresti, almeno per me è così. Vi invito a guardare bene qua quando premo L2, cioè ora, cioè già ora io premo L2, ok? Puniamo il cross slash, restiamo nella posizione in modo tale che non ci colpiscano i raggi di luce, puniamo l'artiglio leonino, puniamo con la weapon art anche la presa, però attenzione, lui deve già essere a mezz'aria prima che voi lo possiate premere L2 in modo efficace. Se lo fate prima vi becca con la presa, stessa cosa se lo fate dopo. Puniamo l'artiglio leonino, rollando sempre a sinistra così i raggi di luce non ci beccano. Combo lunga, come prima, roll in anticipo, puniamo, roll, weapon art. Esattamente come in prima fase. E già lo abbiamo stunnato per la seconda volta. Dopo il ripost lancia folgorante va benissimo, è safe. Questa è una variante di quella combo che però è più breve, appunto lui carica il secondo attacco e dal fatto che lui sta caricando il secondo attacco capite che la combo si interrompe lì. Andiamo nell'angolo più distante da lui. Combo del pontefice, è molto frequente che se non ve l'ha fatta
prima di volare per la meteora, ve la faccia una volta atterrato. Molto molto frequente, quindi aspettatevela. E soprattutto state attenti perché vi potrebbe anche sembrare troppo lontano, ma riesce ad accorciare tantissimo le distanze col primo scatto che fa. Quindi aspettatevi che riesca a raggiungervi. Combo breve, non la punisco perché non è safe con quest'arma. Se proprio la volete punire, equipaggiate fiamma fugace, come ho fatto qua, e sarà safe, guardate, lo potete fare in modo safe. Puniamo di nuovo la presa, puniamo l'attacco di fiamma sanguinaria, combo lunga, come al solito lui a questa posizione, noi rolliamo subito. Io qui non mi sono però sentito safe e quindi non l'ho punito. Se non vi sentite safe, se pensate di aver rollato non abbastanza in anticipo, non punitela, è meglio. Attacco delle meteore. Tutta la prima parte identica alla prima strategia. L'unica differenza è che qui sfruttiamo la weapon art per punire anche l'ultimo attacco. Quindi 1, 2, 3, 4. Rolliamo, guardate il controller, subito premo L2. Follow up R2 e lo puniamo. Combo corta non la punisco perché non è safe. Artiglio leonino lo punisco, lo liscio malamente ma vabbè. Combo lunga la puniamo prima rollando questi due in anticipo e poi con la weapon art. Ed è morto. Ovviamente questa è una strategia un po' più difficile secondo me della prima, nonostante molti potrebbero essere scoraggiati dal fatto che si debbano fare i deflect, ma in realtà è molto più semplice di quello che sembrerebbe. E vi richiederà anche più tempo, cioè qui il fight mi ha superato i 3 minuti, infatti come potete vedere di forza ho 70, cioè vuol dire che l'effetto del balsamo è finito. Ma soprattutto perché non ci sono effetti di stato, non abbiamo il sanguinamento. Però è comunque una strategia molto efficace e secondo me anche molto stilosa. Ora vi faccio vedere innanzitutto una cosa, cioè che voi potete anche unire le due strategie, usare la lacrima solida respingente, la Deflecting Artear, con l'ascia. È assolutamente efficace. La strategia diventa identica alla prima che abbiamo visto, quindi punite sempre le due combo che vi ho detto, come potete vedere qua. Tra l'altro in questo caso punire la combo corta diventa safe perché il contrattacco è abbastanza rapido, quindi ci arrivate senza essere colpiti. Potete anche deflettere, questo non si è visto nella prima strategia, l'artiglio leonino, sia in prima che in seconda fase. Però in seconda fase, dato che farà il raggio di luce, voi dovete muovervi quando lui inizia praticamente a saltare. Dovete iniziarvi a muovere a sinistra, guardate, mi sono mosso a sinistra, deflect, contrattacco. Ora vediamo alcuni degli attacchi che non sono stati mostrati in tutti e tre i fight che vi ho analizzato. In particolare abbiamo questo attacco dei cloni che secondo me è il più difficile perché ha un timing un po' stronzo. Dovrete rollare 2 volte in avanti. Sono 2 roll consecutivi. Probabilmente è più safe rollare semplicemente 2 volte all'indietro. Però in quel modo perdete la possibilità di punirlo. Quest'altro attacco non è che non è stato visto, ma non è stato visto a questa distanza. Cioè, se voi non siete attaccati a lui, ma siete distanti, dovete rollare 2 volte in avanti. 1, 2, sempre consecutivamente. Altre schivate che non abbiamo visto, che non vi ho mostrato, per l'incantesimo di Michella può accadere che ad esempio voi non siate in una posizione tale per cui vi venga bene uscirne fuori. In quel caso tenete equipaggiata come seconda arma un pugnale con cenere di guerra, rapace delle nebbie. Praticamente quando questo suono che fa l'incantesimo diventa molto acuto, sentito? Poi dovete premere L2
e lo eviterete appunto con Rapace e le nebbie. Altro caso che non abbiamo visto, questo attacco qui, cioè la sua weapon art, se siete molto vicini o se riesce a tirarvi, ad attrarvi perché non avete schivato la prima parte, lui potrà fare questo follow up. Anzi, se vi attrae lo fa sicuramente il follow up. Voi dovrete correre lontano e saltare quando sbatte le spade a terra. In seconda fase questo attacco ha una variazione. Qui ho dovuto prendere una parte del tutorial di questo ragazzo, Crims, che è l'unico tutorial che ho trovato fatto bene, in cui viene schivato nel modo giusto questo attacco. Infatti bel lavoro, Crims, bravo. Allora, qua lui si fa colpire e per la prima parte stessa identica cosa della prima fase, cioè voi correte, saltate. Dopodiché lui vi manderà 4 cloni e voi dovete continuare a correre e riuscirete a evitare anche gli altri cloni e dovete saltare di nuovo quando lui risbatte. Qui l'ha fatto con un po' di anticipo ma va bene lo stesso, quando sbatte le spade a terra. Ora, qui vi faccio vedere, come vi avevo accennato prima, la schivata dell'attacco della meteora senza scappare via. Non so fino a che punto convenga, sinceramente. Cioè, se gli lanciate una spella a distanza una volta che l'avete schivata tutta e quindi lui è atterrato, sì, ci sta. Se lo volete schivare così solo per punirlo con una combo melee, potreste non avere effettivamente la visuale, cioè non vedere un cazzo, detto in termini più semplici, perché fa un effetto visivo allucinante l'esplosione, quindi non si vede niente. Comunque, in questo caso, vabbè, scusate la telecamera che va a puttane perché non avevo tolto il lock. Voi guardate il cielo, quando si illumina quella luce, significa che dovete rollare. Comunque guardate il controller così vedete gli input e capite bene il timing. E poi dovete fare un altro roll con un po' di delay però. E appunto qui, come vi dicevo, io lo liscio malamente perché non vedo un cazzo. E ora passiamo. Ho dedicato un intero capitolo al Double Slash. Il Double Slash fortunatamente è stato fissato, quindi rispetto a prima è schivabile. Però continua ad essere un problema perché il primo slash, il primo fendente, è molto molto rapido. Quindi secondo me il modo migliore, almeno all'inizio, per riuscire a schivare interamente hitless questo double slash è aspettarsi in anticipo che stia per arrivare. Quindi, tra virgolette, memorizzare tutti quelli che sono i casi in cui lui può praticamente fare il follow up del double slash. E questo già l'abbiamo visto, tra l'altro. Dopo questo attacco può fare il double slash. Tra l'altro qui vi faccio vedere che lo potete deflettere, però vi faccio vedere, guardate quanta stamina abbiamo consumato. Ne abbiamo consumata tantissima, quindi io non ve lo consiglio di deflettere tutta la combo. Tra l'altro il terzo colpo, cioè lo slash incrociato, lo potete deflettere in modo efficace solo se gli siete molto vicini, perché se siete un po' distanti praticamente genera un'onda d'urto che vi fa rotolare all'indietro, quindi non riuscirete a fare il contrattacco e quindi sarà stato inutile, sarà stato un semplice spreco di stamina. Ve lo faccio rivedere anche in rallenti. Dopo il pestone a volte può fermarsi e se si ferma può fare il double slash. Tra l'altro qui, come vedete, l'ho punito con sfoderamento caricato. Vi ricordo, per caricato intendo ho aspettato che si attivasse il buff del cameo di Rellana. Lo può fare dopo questo attacco, Spinning Gravity penso si chiami, però non fate la weapon art caricata perché, come vedete, appunto, non avrete il tempo di schivarla. Lo può fare dopo la combo corta. E tra l'altro qui vi faccio vedere che in realtà la potete punire questa combo, però è sempre rischioso perché dovete riuscire a schivare quei due fendenti in anticipo.
ed essendo molto più rapidi rispetto a quelli dell'altra combo è una cosa molto più difficile, quindi ve lo sconsiglio. Però come vedete in questo caso io l'ho fatto con abbastanza anticipo e quindi sono riuscito a evitarlo. Tra l'altro qui stavo ancora usando la lancia folgorante del cavaliere, che dopo il double slash è comunque safe. Stessa cosa ovviamente la può fare in seconda fase con la stessa combo, e la può fare anche dopo la combo lunga. Come vedete ora va col double slash. Quindi se voi ve lo aspettate riuscirete a schivarla interamente hitless, anche perché il trucco per schivarla ora dopo il nerf hitless è letteralmente il contrario di prima. Prima era, diciamo, schivarlo quanto più tardi possibile il primo slash, mentre ora lo dovete schivare quanto più presto possibile. In questo modo avrete abbastanza tempo anche per schivare il secondo. La combo lunga anche in seconda fase può essere eseguita dal double slash. La può fare dopo l'attacco dei cloni post meteore. Lo può fare anche dopo questo fendente incrociato, poi ve lo farò vedere perché non me l'ha fatto qui. Così come lo può fare dopo le due varianti di combo che fa dopo questo fendente rapido. Vediamolo un attimo. Dopo esattamente questo fendente rapido qua, che parte con la sua spada destra, lui può fare due combo. Può fare questa combo più corta, e capite che è quella corta perché carica il secondo attacco, e come vi ho già detto può fare il double slash subito dopo, oppure fa la combo più lunga quando il secondo non è caricato, il secondo fendente, come avete visto. E anche qui, come vi ho detto, può fare il double slash. Un altro caso è quello in cui lui corre all'indietro verso destra. Praticamente quando lui corre all'indietro verso destra o fa l'artiglio leonino oppure fa il double slash. Tra l'altro qui potete ammirare in tutta la sua schifezza il vecchio double slash, quello pre-nerf, che era difficilissimo da schivare. Lo può fare dopo l'artiglio leonino. Qui ho rollato troppo tardi. Lo può fare dopo la presa. Qui io mi sono fatto uccidere, ma in realtà sarei potuto sopravvivere e vi spiego come. Praticamente se guardate bene, dopo che fate la weapon art, voi siete molto abbassati. Il fendente, il primo fendente, se voi non rollate, vi mancherà a prescindere. Quindi io qui avrei potuto aspettare direttamente il secondo, rollare il secondo e poi il terzo e schivarla tutta hitless. Purtroppo questa cosa non mi è riuscita nelle registrazioni che ho fatto, cercherò di inserirvela magari anche attingendo al video di qualcun altro come ho fatto per quell'attacco prima. Dopo lo Starcaller Cry, se non fa il follow up può fare il double slash. Dopo questo attacco dai cloni può fare il double slash. Qui l'ho rollato troppo tardi. E come vi dicevo prima, dopo il fendente incrociato. Però questo è il double slash pre-nerf. Dopo il nerf, intanto voi questo qua lo potete punire, come vi ho già fatto vedere più volte. E soprattutto il double slash non è così infame come era qui. E questo è tutto, ragazzi. Io spero che questo tutorial vi sia d'aiuto. Quasi dimenticavo, per entrambe le strategie vi consiglio di essere a carico minimo. Essere in fast roll è molto d'aiuto.
Non mi sento, come vi ho già detto, di consigliarvi una build specifica perché tutto dipende dal vostro scopo, se volete battere il boss no damage o se volete semplicemente batterlo senza evocazioni, così come anche per i talismani io vi ho dato delle dritte, ma ad esempio piuttosto che spada rituale, se il vostro obiettivo è semplicemente batterlo ma non no damage, potrebbe essere più sensato usare talismano Gran Scudo del Drago che riduce danni subiti del 20%, qualora soprattutto steste faticando. Ragazzi, questo è tutto, spero che il tutorial sia di vostro aiuto, fatemi sapere se provate queste strategie e come va, e fatemi sapere nei commenti se volete altri tutorial su altri boss. Bella!